Ciao ragazzi, io sono Mattia, siamo i Seahookers. Io sono Lorenzo e oggi portiamo un video diverso dal solito, in quanto non siamo a pesca, ma sarà un video sull'attrezzatura che usiamo solitamente. Questo video sarà sicuramente per impartirvi dei consigli, farvi vedere anche che attrezzatura usiamo e speriamo che questi consigli per i vari tipi di pesca che pratichiamo vi possano tornare utili. Facciamo vedere praticamente quello che usiamo in base anche alle pesche, alle diverse tecniche e alle diverse prede che insediamo solitamente, anche in base, diciamo, alla location. Esattamente, anche in base al luogo in cui spot peschiamo. di pesca, ci sono tantissimi fattori che possono influenzare l'utilizzo di un'attrezzatura piuttosto che un'altra. Allora, principalmente in inverno diciamo che pratichiamo, come potete vedere, questa bellissima foce del fiume. Pratichiamo principalmente, insomma, la pesca alla spigola e a serra di taglia nei momenti di autunno e di primavera. Per la pesca alla spigola ovviamente abbiamo un setup leggero, no? Sì, leggero, ma anche diverso, diciamo, anche rispetto all'estate, perché d'inverno andiamo praticamente solo a gomme, qualche volta con il VTD, mentre magari d'estate attacca anche molto di più su piccoli minnow o jerk, quindi anche in base al periodo dell'anno avete visto l'attrezzatura, le esche cambiano notevolmente. Dipende anche poi dalle location. Qua sul fiume le spigole mangiano principalmente sulle gomme, o come ha detto Lorenzo appunto sul VTD. Sì, la dimensione delle gomme poi varia tra i 3 pollici fino ad arrivare a 4 pollici se si vogliono provare, diciamo, delle catture un po' più generose. Roba più grande non utilizziamo, anche perché poi la bella cattura può arrivare anche con la gommina piccola, quindi non è detto che l'esca grande faccia sempre il pesce grande. Esatto, in inverno poi sono intanate le spigole nelle varie buche, quindi insomma, la difficoltà che ha il pescatore è anche di trovare la buca giusta, lo spot giusto in cui lanciare. E detto ciò, come gomme noi principalmente usiamo K-Tech Molix, usiamo anche Degli tanto shad comunque che simulano dei pesciolini. Esatto, il black minnow della Fish. Con testina comunque sempre leggera, perché nel fiume comunque sopra i 2 metri non arrivi di fondo, peschi sul metro e mezzo, metro d'acqua. Per quanto riguarda invece mulinelli di taglia piccola, io utilizzo appunto un Twin Power 3000 e una canna, una Heracles, la Kjar da 5-18 grammi. E anche io utilizzo sempre un Twin Power come mulinello, sempre taglia 3000, e come canna sono un pochino più leggero, specialmente d'inverno uso una G-Loomis GLX 13 grammi, perché la uso principalmente a gomme o comunque con VTD abbastanza piccoli, mentre d'estate se voglio provare con dei jerk vado direttamente con la canna che uso anche a serra, che è una 1040. Come trecciati, come diametro andiamo dal 0,13 fino a 0,16 e quindi si parla più o meno di PE 1, 1.2. E come finale invece il solito fluorocarbon, io utilizzo lo 0,28 o anche lo 0,30. Io uso tutti e due in coppia 0,25 o 0,28. 0,25 solitamente quando sono solamente a spigole, lo 0,28 magari se capita un serra occasionale ti può aiutare. Il recupero solitamente per quanto riguarda le gomme deve essere un recupero non veloce, quindi lento, con qualche gercatina verso l'alto, anche perché poi sono pesci molto furbi, quindi una volta che capiscono che c'è qualcosa che non va, non abboccano più. Ed è importante anche un altro trucco che, insomma, che sappiamo, che ci hanno insegnato, l'importante è anche stare lontano dagli argini, perché nel momento in cui hai il pesce sotto e ti vede, quel pesce lì non abboccherà più, scapperà via, allarmato appunto da... E basta anche poco perché il pesce si allerti e anche un piccolo, anche solo sporgersi dal bordo dell'argine magari il pesce ti vede. Per quanto riguarda invece la pesca al serra, la pratichiamo solitamente da aprile fino anche a novembre si trovano sempre. Poi vabbè, quelli grandi ci sono tutto l'anno, però le catture frequenti si fanno sì, da aprile
a A novembre. ottobre-novembre, sì, sì. Esatto, in estate principalmente sono di taglia molto piccola, sicuramente più voraci, ma le taglie sono molto meno generose. Poi per quanto riguarda l'attrezzatura da serra, personalmente preferisco usare una Molix Skirm Jam da 15-50 grammi, mentre Anch'io ho Lorenzo sempre una Skirjam, però la 1040. Sono perfette per esche come gli Stilo, Needle, Topwater che si aggirano intorno ai 30 grammi. si lanciano bene, hanno una Sì, schiena, importante. hanno anche una schiena appunto bella rigida, sono canne ben fatte, secondo noi utilissime per molti tipi di Sì, anche predatori non che si solo possono... serra, Sì, sì. Esatto, sono molto utili e funzionano bene anche per altri tipi di pesci. Come mulinelli invece io utilizzo un Daiwa BG, un 4000. Io uso sempre un 4000, però Shimano Stradic. Comunque mulinelli usiamo tutti e due recupero veloce, cioè abbastanza importante, visto le esche che usiamo a serra, come lo Stilo, e anche perché qui nella nostra zona mangiano abbastanza veloci serra. Mentre come trecciato io uso un Sunline che è un PE 1,5, diametro 0,18. Per i terminali invece siamo sullo 0,40. Per quanto riguarda appunto le esche, usiamo gli stilo della Jackfin 210, 225, anche il 150 nel momento in cui ci sono mangianze piccole. Io devo dire che utilizzo anche tanto i jerk, il Mommotti 180 mi sono sempre trovato molto bene, Procu 120, sì, sì. anche quello è una buona esca da usare qua a serra. Dipende poi sicuramente da dove si pesca. Ogni zona, insomma, il pesce ha diverse modalità di attacco e insidia un foraggio che è diverso magari da altre parti. So che si utilizzano anche popper, stick bait, diciamo che qua sul fiume dove peschiamo principalmente noi sono esche... Sì. Sono Abbiamo provato esche... diverse volte, però lo stilo e i jerk, comunque anche esche top water in generale, regalano molte più soddisfazioni. Per quanto riguarda invece le altre pesche che pratichiamo, come tutti saprete, c'è lo shore jigging che senz'altro è una delle nostre preferite, abbiamo fatto diversi viaggi per praticarlo e devo dire che è una delle più divertenti. Allora, per quanto riguarda l'attrezzatura da shore jigging, secondo noi utilizzo l'SGS6 Offshore Plug 50-120 della Savage Gear. E vi chiederete come mai utilizzi una canna da 2,49 m quando ne potresti usare una da 3,06 m, 3,10 m? Perché mi ci trovo meglio, nonostante magari lanci meno rispetto all'SGS6 classica da 3 metri. È una canna versatile che ho usato per diversi tipi di pesca, la raccomando a tutti voi data la sua qualità prezzo e la sua maneggevolezza. Alla canna ci accoppio un Twin Power, l'SVC 6000 HG, che è un mulinello fantastico, è un mulinello eccezionale e va bene se si va a fare insomma uno shore abbastanza leggero su battimetriche dai 20 ai 40 metri. Se si va già in battimetriche un pochino più importanti, dove si sa che si insidiano predatori importanti, utilizzo principalmente un Penn Authority 5005. Sul Twin Power ho montato una treccia Varivas X8 multicolor PE 3,5. Devo dire che è la treccia migliore che abbia mai avuto, sia a livello di scorrevolezza che di lancio, resistenza all'abrasione, resistenza a tante altre cose. È una treccia formidabile in cui poi accoppio un finale in fluorocarbon solitamente dallo 0,50 allo 0,60 in base anche al tipo di spot, se allo scalino è roccioso oppure no. E adesso passiamo all'attrezzatura che invece uso io. Io mi trovo benissimo con una Yamaha Blanks che ho preso da poco. Anche questa è una 2,52 m, quindi non è la classica canna da shore 3 metri. Questo anche perché non è che utilizzo solamente jig quando peschiamo a shore jigging, ma facciamo anche spinning abbastanza pesante, quindi con stick bait o popper. È una lunghezza ideale anche non solo per i jig. Modello Blue Sniper, 2,52 m e lancia 30, 110 grammi. Accoppiata sempre a un Twin Power SV, però taglia 10.000, anche se forse il 10.000 è proprio per lo shore pesante, infatti lo uso anche a mangianze quando andiamo a tonni, mentre per quanto riguarda il trecciato uso un J-Braid della Daiwa PE4 che è uno 0,28 di diametro. Terminale vado o dallo 0,52 o lo 0,60 in situazioni di
fondali rocciosi, comunque faccio sempre terminali abbastanza lunghi. Quella è una cosa molto importante, ragazzi, il che nylon ha una resistenza. esattamente, quando si va a praticare questi tipi di pesca, shore jigging, come ben saprete, il finale deve essere molto lungo. È una scelta, però comunque... È una scelta, ma è anche una verso- sicurezza in più, ovviamente, perché i pesci solitamente tendono ad andare a tagliare sullo scalino. Più si ha di lunghezza di terminale, più lungo il terminale, insomma più sicurezze e garanzie si hanno. Passiamo alle esche da shore. Utilizziamo un po' un ibrido tra lo spinning e Esatto. lo shore jigging. Sicuramente utilizziamo tanti jig, come i jig della CB1, utilizziamo jig della Savage Gear, e tra l'altro adesso proveremo una nuova esca che ci ha dato un nostro amico. Seguitelo su Instagram, lo salutiamo, Lollo Spin, che fa dei jig devo dire bellissimi, lo Zebrator 80. Adesso poi nelle prossime uscite lo proveremo e non vedo l'ora appunto di testarlo e vedere come si comporta. La grammatura che utilizziamo va in base sia al tipo di spot in cui ci troviamo, sia alle condizioni meteo. Con mare formato solitamente si utilizzano jig già un 80 grammi è abbastanza leggero, si utilizzano jig dai 100 ai 110 grammi, 120 grammi comunque. Nelle giornate invece di mare piatto, di mare calmo, si utilizzano dai 60 grammi agli 80 grammi, quello poi va insomma a discrezione personale. Ci sono tanti fattori. Esattamente, come marche poi quella è una cosa molto soggettiva, cioè chi piace una marca piuttosto che un'altra. Come qualità-prezzo penso che quelli della Savage Gear siano formidabili a livello di qualità-prezzo. Utilizziamo stickbait, che sono le stesse stickbait essenzialmente che utilizziamo per andare a mangianze, il Pelagus della Jackfin di diverse dimensioni, mentre io utilizzo principalmente il stickbait della Crealures, il Bonito il 130, grammature all'incirca dai 50-60 grammi. Solitamente utilizziamo queste esche nel momento in cui non c'è mare formato, c'è poca corrente e c'è possibilità che ci siano pesci a galla come pelagici del tipo palamite, alletterati. Ci sono anche artificiali della Savage Gear che utilizziamo, affondanti, come il cast hacker, che si rivelano molto utili. Adesso arriviamo alle esche siliconiche. Utilizziamo molto le esche siliconiche sia per il loro nuoto molto realistico, sia anche per la loro efficacia. Nel nostro viaggio in Corsica, in una giornata fantastica di frenesia alimentare di identici, abbiamo avuto moltissimi attacchi solo sulle esche siliconiche. I jig quel giorno non funzionavano, così abbiamo deciso di innescare le siliconiche. Mi sento di consigliarvi tutti i calamari della GLC, l'Oxipi, da 90 grammi e anche nelle grammature più piccoline da 60 grammi. Devo dire che è un'esca spaziale, infallibile quasi. Sì, infatti mi ha convinto anche a me a prenderli, perché ho visto che funzionavano parecchio. Sì, è un'esca che funziona sia dalla barca in verticale che a lanciarla anche da scogliera. Ovviamente con le grammature un pochino più leggere si è più facilitati ad effettuare i lanci, però devo dire che hanno un nuoto strabiliante, sono fatti di una qualità eccezionale. Il recupero è abbastanza lento, con qualche gercatina verso l'alto, volendo anche con degli stop. Altre che utilizziamo Black Minnow. esattamente. Black Minnow, quindi swing bait con testa piombata, Black Minnow da 60 grammi o anche 80, ma anche sui 40, mentre sempre altre esche come il Sand Deal della Savage Gear, che è sempre una gomma con la testa piombata, anche quella io uso la 60 grammi e ho anche la 80 grammi, anche quelle molto valide, si possono usare, tanti le usano addirittura anche a tonni nelle mangianze. Come siliconiche sono queste qua le principali, e mi sento vivamente di consigliarvi, non perché stiamo qua a sponsorizzare non ci sponsorizza nessuno, qualsiasi marchio oppure uno piuttosto che l'altro, però se Bebo Fishing ci sta guardando per caso, magari qualche gommetta ci farebbe... È un consiglio che ci sentiamo di dare noi a voi, perché l'abbiamo provate e Sì, delle bombe. come ben sapete, perché ormai stanno spopolando, si vedono video ovunque. Per lo shore, vi dico la verità, nelle giornate in cui i pesci sono apatici, la gomma è quella cosa, è come dire, non lo so, cioè, avete presente la ciliegina sulla torta? Ecco, la gomma è la ciliegina sulla torta, stimola l'appetito dei pesci. Fanno diversi tipi di esche, a partire dall'Oxipi, il Real Fish, partendo dai 100 grammi, e anche appunto la Oki, che è la seppia della GLC,
molto valida che non vedo l'ora di provare. Insomma, per quanto riguarda lo shore jigging, penso che le esche principali siano queste. Sì. Sta anche a voi decidere in base alle condizioni o alle prede che volete insidiare che esca montare sulla canna. Un consiglio che mi sento di dare a voi ragazzi è per lo shore jigging di cercare battimetriche importanti, sia per la dimensione dei pesci che troverete, perché ovviamente in acque Ovviamente. poco fonde, tra l'altro è anche difficile animare, insomma recuperare, gestire tutti quegli artificiali per lo shore che sono molto pesanti, quindi parliamo di 60 grammi, 80 grammi, con poco fondale ha poco senso. E principalmente anche per le specie che si vogliono insediare, in particolare dentici e cernie, si sa Denti, che, cicernie, che stanno ricciole. sotto. Io vi consiglierei di cercare battimetriche dai 20 metri in su. Diciamo poi che un altro consiglio che sentiamo di darvi per quanto riguarda l'individuazione degli spot, noi utilizziamo moltissimo le applicazioni come Navionics e controlliamo sempre lo spot in cui andiamo, la battimetrica, il tipo di fondale. Dopo aver fatto un primo check con le carte nautiche, passiamo poi a Google Earth per vedere l'impostazione della scogliera, se si può scendere, se è Fondamentale. raggiungibile. Diciamo ragazzi che Se vedete il nostro video in Corsica ve ne accorgerete. abbiamo anche camminato ore e ore e ore e ore in mezzo a che niente. quanto uno spot sia raggiungibile è una cosa abbastanza importante anche quella. Esattamente, più uno spot è raggiungibile meglio sarà, sono sicuro di questo consiglio che sto per darvi. Diffidate dagli spot straconosciuti, nonostante Sì. anche noi spesso ci peschiamo, Bisogna però provare, bisogna cercare in giro, inventarsi, guardare, essere curiosi e guardarsi attorno. Si Non- faranno sicuramente dei cappotti, I ma cappotti, ragazzi, con la fanno parte del costanza gioco. arriverà anche la cattura. Insomma, non sarebbe pesca senza i cappotti. Sì. Speriamo che dopo questo video qua qualcuno ci sponsorizzi, che ci regalino un po' di esche. Ci serve un po' di attrezzatura. Ogni volta che usciamo sono 50 euro che buttiamo. Tra le esche Le che esche perdi. perse, oddio. Vogliamo fare anche un sondaggio, insomma. Quanto spendete voi di esche perse durante l'anno? Perché c'è anche da dire quello, si utilizzano le esche ma se ne perdono altrettanti. Io penso di aver perso una quantità di jig allucinante, c'è più possibilità ovviamente con quelle affondanti. Almeno i primi tempi, quando non si è magari ancora esperti, Esatto. si perde almeno metà delle esche che abbiamo normalmente. Quindi siamo curiosi di sapere anche quello. Quante esche avete perso nei vostri anni di pesca? Scrivetecelo nei commenti. Scrivetecelo qua sotto. Detto ciò ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi piacciono contenuti anche di questo tipo, in base alle nostre esperienze, ve ne porteremo sicuramente altri. Lasciate un like, iscrivetevi al canale. Cos'è che devono Condividete. fare? Cos'è che devono fare? Iscriversi, condividere Perché molti e di lasciare voi like. guardano ma non sono ancora iscritti. Grazie comunque del vostro supporto. Fateci sapere anche i vostri pareri sull'attrezzatura. E se avete altri consigli appunto da darci. Ci vediamo a pesca e al prossimo video. Ciao ragazzi!